Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo punto che è un mix tra ventaglietti e rete, veramente molto bello e molto indicato per questa stagione, per fare copricostumi, magliette, parei, stole, chi più ne ha più ne metta. È un punto davvero tanto semplice da eseguire, sono solo due righe che si alternano, adatto anche a chi è alle prime armi. Vi lascio al video. Per eseguire questo punto avremo bisogno di un multiplo di 17 più 6, quindi andrò a fare 51 catenelle che sono un multiplo di 17 più 6 per un totale di 57. Una volta fatte le mie catenelle ne aggiungo una per girare, entro in quella che ho eseguito subito prima, cioè la 57esima, con un punto basso. Aggiungo 5 catenelle di separazione, conto 1 2 3 4, entro nella quinta catenella disponibile con un punto basso, dopodiché metto il filo sull'uncinetto e conto 1 2 3, entro nella terza, andrò ad eseguire un ventaglietto formato da un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella e un punto alto. Quindi mi sposterò nella terza catenella disponibile, quindi 1 2 e 3, entro e faccio un punto basso, prendo di nuovo il filo sull'uncinetto e vado nella terza catenella che ho a disposizione, 1 2 e 3, e vado a rifare il ventaglietto di un punto alto, una catenella, un punto alto, questo tutto nella stessa catenella di base, un'altra catenella e un punto alto. Di nuovo mi sposto nella terza catenella disponibile, 1 2 3, e faccio un punto basso. Aggiungo 5 catenelle di separazione e vado a spostarmi nella quinta catenella disponibile, quindi 1 2 3 4 5, entro e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, replico i ventaglietti, quindi vado a cercarmi la terza catenella, 1 2 e 3, punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto, e vado nella terza catenella disponibile, 1 2 3, con un punto basso. Prendo ancora il filo sull'uncinetto e vado a fare l'altro ventaglietto, quindi conto 1 2 e 3, entro nella terza catenella disponibile, faccio il mio ventaglietto composto da un punto alto, una catenella, un punto alto, un'altra catenella e l'ultimo, il terzo e ultimo punto alto. Quindi mi sposto 1 2 e 3, entro nella terza catenella disponibile, faccio un punto basso, farò il mio archetto di 5 catenelle e vado nella quinta catenella e vi faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, adesso ne conto 3 di catenelle, 1 2 e 3, entro nella terza e faccio il mio ventaglietto di punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Quindi riconto di nuovo le mie 3 catenelle, entro nella terza con un punto basso, filo sull'uncinetto, 1 2 3, entro nella terza di nuovo, vado a replicare il ventaglietto, punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Conto le mie 1 2 3, entro nella terza catenella disponibile con un punto basso, faccio le mie 5 catenelle
ed entro nella quinta catenella disponibile, che nel mio caso è anche l'ultima, con un punto basso. E abbiamo fatto la riga numero 1. Ora non ci resta altro da fare che eseguire la riga numero 2. Quindi ora salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, giro il lavoro, entro nell'archetto che ho subito disponibile con un punto basso. Aggiungo 5 catenelle di separazione, vado sul ventaglietto nel punto centrale, nel punto alto centrale, quindi dovremo saltare il primo punto, la catenella, entro nel secondo punto alto, faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, vado a cercarmi il punto basso qui sotto, quello centrale tra i due ventaglietti, e andrò a fare un ventaglietto. Quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Dopodiché mi sposto nel punto centrale della riga sottostante, quello del ventaglietto che abbiamo subito a disposizione, faccio un punto basso. Quindi andrò a fare 2 archetti, in questo caso di 5 catenelle, quindi faccio il primo, ho fatte 3 catenelle, 4 e 5, entro nell'archetto che ho subito a disposizione con un punto basso, vado a fare le mie 5 catenelle, vado nel ventaglietto che ho subito dopo, nel punto centrale, nel punto alto centrale, quindi il secondo punto alto, e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, quello tra i due ventaglietti, e faccio il mio ventaglietto, punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto, e mi sposto nel punto alto centrale del ventaglietto successivo, quello della riga sottostante, faccio un punto basso. Adesso vado a fare i miei 2 archetti di 5 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, entro nell'archetto che ho subito dopo della riga sottostante con un punto basso, fatte le 5 catenelle, entro nel punto alto centrale, nel ventaglietto con un punto basso, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso tra i 2 archetti, tra i 2 ventaglietti, faccio punto alto, catenella, punto alto e catenella. Mi sposto nel punto alto centrale del ventaglietto successivo con un punto basso, vado a fare l'archetto di 5 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso e andremo a terminare con 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andrò a fare un punto alto nel primo punto che abbiamo eseguito nella riga sottostante, che è un punto basso, e così abbiamo fatto la riga numero 2. Ora partiamo con la riga numero 3, quindi cosa faccio? Giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto e faccio un punto basso, faccio 5 catenelle di separazione, mi sposto nell'archetto successivo, quindi lascio perdere il primo, il punto basso, vado nell'archetto di 5 catenelle e faccio il punto basso. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto in questo punto basso qua e faccio il ventaglietto, quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Dopodiché mi sposto nel punto centrale del ventaglietto del giro successivo, della riga precedente,
e faccio un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel primo punto basso che incontro, quello dopo il ventaglietto della riga precedente, e vado a fare il ventaglietto, punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Mi sposto direttamente nell'archetto e faccio un punto basso, aggiungo 5 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso che ho subito prima del ventaglietto e faccio il ventaglietto, quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, mi sposto nel punto centrale del ventaglietto della riga sottostante e faccio punto basso, filo sull'uncinetto, vado a cercarmi il punto basso dopo il ventaglietto e faccio un altro ventaglietto, punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Dopodiché mi sposto nell'archetto e faccio un punto basso, 5 catenelle, vado nell'archetto successivo con un punto basso, di nuovo filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso disponibile della riga sottostante e vado a replicare il mio ventaglietto di punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Mi sposto nel punto centrale con un punto basso, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso dopo il ventaglietto della riga precedente e faccio un altro ventaglietto, punto alto, catenella, punto alto, catenella e punto alto. Mi sposto nell'archetto successivo, faccio un punto basso, eseguo 5 catenelle e vado a chiudere la riga nella terza catenella partendo dal basso, quella delle 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, e faccio un punto basso. E questo è quanto. Praticamente si ripetono queste 2 righe. Lavoro ancora un pochino per farvi un campione un po' più consistente. Ed ecco il campione finito, è veramente molto molto carino e anche davvero tanto semplice. Io non ho nient'altro da aggiungere, come al solito a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetevi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook ed un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.